Ciao a tutti e ben ritrovati ancora una volta a una nuova video lezione di acquerello. Spero che stiate bene, spero che stiate dipingendo e che vi stiate dedicando al disegno e alla pittura, e oggi sono qua per darvi un piccolo suggerimento di esercizio di acquerello da fare insieme. È un soggetto che ho dipinto poco più di un anno fa e nel farlo mi sono divertito tantissimo. Ho giocato col bagnato su bagnato con diversi colori, poi ho lavorato con colori un po' più scuri e alla fine ho ridefinito i dettagli. È divertente perché lo si può applicare davvero a qualsiasi soggetto e anzi si possono inventare dei soggetti di fantasia partendo proprio da questa tecnica. Per lavorare insieme a me vi occorre un foglio d'acquerello, quindi preferibilmente 100% cotone, meglio se 640 grammi, quindi carta grossa, tagliato 18 cm x 24, questa è la superficie su cui dipingiamo, quindi lasciate un po' di margine in più, fate magari 20 x 26. Dopodiché vi servono uno o due pennelli, uno medio, grande e uno un po' più piccolo, ma va bene anche solo quello grande, e naturalmente i vostri acquerelli oltre all'acqua e allo Scottex. E logicamente una matita per il disegno. Spero che abbiate tutto e siate pronti, partiamo! Possiamo partire da un disegno inventato, quindi facendo la linea di una catena di montagne sullo sfondo, che chiaramente sarà uno dei due elementi che danno la profondità, e in primo piano facendo una serie di linee che rappresentano le piante che poi andremo a ridefinire con l'acquerello molto scuro. Ecco, non serve altro, in realtà è un lavoro che si potrebbe fare anche senza disegno, ma sono del parere che avere un po' di disegno ci semplifica sempre la vita, quindi meglio realizzarlo, secondo me. Terminato il disegno, poi si passa direttamente all'acquerello. Sto preparando in tavolozza i colori che voglio utilizzare per il tramonto, quindi preparo un po' di giallo, poi preparerò un po' di rosso e poi un po' di viola. Sentitevi liberi di sperimentare con tutti i colori che volete, potete farlo con 2 colori, con 3, con 4, con colori completamente inventati, con un solo colore, ecco. È indifferente, l'importante è avere il colore già pronto in tavolozza, perché poi lavoreremo con il bagnato su bagnato, quindi bagneremo prima il foglio e poi interverremo con i colori che abbiamo preparato in anticipo. Vi sconsiglio di bagnare il foglio e poi preparare i colori, perché il tempo che impiegate a preparare i colori, il foglio è il tempo di asciugare, quindi poi dovete ribagnarlo comunque, perdete tempo. Una volta che tutti e tre i colori sono pronti, bagniamo con acqua abbondante, quindi mettiamo un bel po' di acqua sul foglio, soprattutto se da 640 grammi lo possiamo fare molto serenamente, e con un pennello piatto e largo distribuiamo l'acqua passando più volte sopra la carta in maniera particolarmente delicata. È importante non bagnare troppo né troppo poco il foglio, perché altrimenti poi diventa difficile gestire il colore che mettiamo immediatamente. Io parto dal rosso aranciato nella parte più alta, intervengo poi nella parte più bassa con un po' di giallo. Divertitevi a intervenire liberamente, create delle nuvole, delle macchie, delle strisce nel cielo. Prendete anche i colori puri dal godè se serve. Questo è uno dei rari casi in cui si può fare con l'acquerello, prendere il colore puro, dico. Quindi se il foglio è bagnato e finché il foglio rimane bagnato potete aggiungere tutto il colore che volete. Attenzione ai tempi di asciugatura, perché se il foglio inizia ad asciugare, a quel punto si formano delle macchie, non avrete più delle sfumature ma avrete delle macchie. Con lo stesso principio poi intervengo nella parte bassa dove ho le montagne. È chiaro che con questa tecnica l'obiettivo è quello di creare delle montagne distanti, un po' ovattate, rarefatte in qualche modo. Se volessimo creare delle montagne più definite basterebbe lavorare bagnato su asciutto, quindi facciamo asciugare tutto e poi ci ritorniamo sopra con il colore una volta che la base è asciutta, ma se lavoriamo bagnato su bagnato chiaramente abbiamo un effetto sfumato
e possiamo anche rafforzare con dei neri pieni le zone più scure di queste montagne, sempre col bagnato su bagnato. Tenete conto che qua chiaramente noi stiamo vedendo una sintesi di quella che è stata una lezione che io ho tenuto per i miei studenti Patreon e per altri studenti esterni che hanno voluto seguire questo corso che era dedicato ai tramonti, e tenete conto che l'esecuzione di questo lavoro porta via, adesso se non ricordo male, poco più di un'ora, qualcosa, forse un'ora e mezza se non ricordo male. Chiaramente qui stiamo sintetizzando, però ecco, state vedendo i passaggi più importanti. Una volta che tutto il lavoro è asciutto, a quel punto sopra potete disegnare quello che volete. In questo caso io mi sto divertendo a descrivere queste piante inventate, che non credo nemmeno che esistano in natura, quindi sto facendo uno stelo e poi sto facendo tutta una serie di macchie di foglioline molto molto corte, molto piccole, proprio per suggerire semplicemente la presenza di questi elementi. Potrebbe essere del grano, non so, in realtà il grano non è proprio così, però ecco, giusto per dare un effetto e soprattutto per dare profondità, perché guardate come viene fuori la profondità adesso delle montagne che prima abbiamo disegnato, sì, anche perché sono così sfocate, però sembrano davvero molto molto lontane. Il fatto di definire in primo piano un elemento così scuro chiaramente crea proprio la tridimensionalità, anche se stiamo lavorando con soli due colori alla fine, il viola delle montagne e lo scuro del primo piano. Questo esercizio potete applicarlo a qualsiasi soggetto, è divertentissimo, è veloce perché ha poco disegno, quindi sbizzarritevi, fate un bel tramonto sullo sfondo e poi in primo piano con un colore molto 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 scuro potete aggiungere tutto quello che volete. Possono essere i palazzi di una città, possono essere alberi, elementi floreali, possono essere anche i contorni di un animale, perché no? Insomma, date libero sfogo alla vostra fantasia e divertitevi soprattutto. Come avete visto, un esercizio veramente veloce, immediato, è molto divertente e soprattutto uno di quegli esercizi che è divertente ripetere più volte, magari con soggetti diversi. Ogni volta si cerca una soluzione differente per i colori del cielo, per gli effetti o per il contrasto. Una buona idea potrebbe essere per esempio quella di preparare 3 disegni differenti, molto semplici, tipo quello che abbiamo visto, e poi provare a eseguirli in serie quasi, quindi fare prima un cielo, poi mentre quello asciuga fare il secondo, mentre asciuga il secondo fare il terzo e così via. Ecco, è davvero molto utile per capire come funziona il bagnato su bagnato ed è anche molto divertente, ci permette di portare fuori degli acquerelli che in genere funzionano abbastanza bene. Io vi ringrazio per aver seguito fino a qua. Prima di salutarvi però vi ricordo che potete iscrivervi al canale, attivare la campanellina così ricevete una notifica ogni volta che esce un video. Se poi volete rimanere super aggiornati davvero su tutto potete lasciarmi la vostra email qua sotto nella mia newsletter
newsletter, così vi mando le notifiche ogni volta che esce un nuovo video su YouTube o che organizzo una nuova lezione o un nuovo corso. Penso di avervi detto tutto, non vi resta che divertirvi un po' con questi esercizi e magari nei commenti poi fatemi sapere anche com'è andata, che sono curioso. Alla prossima e a prestissimo. Ciao!